Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, oggi ci sono un po' di aggiornamenti sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che da parte dell'INPS. Partiamo subito da quello dell'Agenzia delle Entrate che è il più veloce ed è il più semplice. Allora, cambiano i numeri di telefono dell'agenzia per chiamare da cellulare o da fuori dall'Italia. Dal 22 di aprile i numeri da segnarsi in agenda, quindi prendete carta e penna e scrivetevi questi numeri di telefono qua. Allora, sono lo 06 97 61 7689. Lo so, un po' lungo però è così. Allora, ve lo ripeto. 06 97 61 7689 per le chiamate da cellulare. E abbiamo poi lo 06 45 47 04 68 per le chiamate dall'estero. Ve lo ripeto. 06 45 47 04 68 per le chiamate dall'estero. Per quanto riguarda invece le chiamate da rete fissa, quindi se qualcuno di voi ha ancora il telefono fisso lì, quello col disco attaccato al muro, il numero verde rimane invariato e il numero è 800 90 96 96. A tutti questi numeri di telefono si potranno chiedere informazioni su novità, scadenze, assistenza su eventuali comunicazioni e anche ovviamente conoscere lo stato di un rimborso, che è quello che ci interessa di più. Il costo delle chiamate da cellulare e dall'estero dipende dal vostro piano tariffario che avete col vostro operatore telefonico, mentre invece il numero di rete fissa, quello 800, rimane comunque gratuito. Però secondo me grossi problemi non ce ne sono, perché in linea generale tutti quanti abbiamo ormai una tariffa del cellulare con chiamate illimitate, messaggi illimitati, internet non lo so, e quindi più o meno in teoria non dovrebbe costare più di tanto. Cambiamo argomento e vediamo un attimino adesso il discorso INPS, quindi mondo INPS, certificazione unica, come ottenerla? Per quanto riguarda la certificazione unica dei pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso del 2023, ci sono varie modalità per ricevere la certificazione unica quest'anno. Quindi sono state predisposte la certificazione unica sintetica e la certificazione unica ordinaria e dal 14 di marzo sono già disponibili attraverso vari sistemi che adesso vi elenco. Intanto, per tutti coloro che hanno le credenziali dello SPID, la carta nazionale dei servizi tipo CNS o carta d'identità elettronica, possono scaricare tranquillamente la certificazione unica dal sito internet dell'INPS. Per tutti i cittadini che non possono utilizzare in autonomia i servizi online o perché non riescono a usare un internet, che cavolo ne so io per quale motivo, l'INPS ha praticamente creato una delega dell'identità digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che permette alla persona di propria fiducia, quindi un familiare, che ne so, un amico, un parente, quello che ne so, l'accesso ai servizi online e agli sportelli dell'INPS. In alternativa è possibile richiedere il rilascio della certificazione unica andando in tutti gli uffici dell'INPS e rivolgendosi anche dove è presente il servizio di prima accoglienza, ovviamente qua senza prenotazione. Non finisce qua, potete chiederla anche ai patronati, quindi al vostro patronato, o al CAF, Centro di Assistenza Fiscale, oppure a un professionista abilitato.
In quel caso però dovete rilasciare delega, vi faranno firmare una delega datata e firmata con la carta d'identità avanti e dietro, dove loro possono accedere all'INPS per poter scaricare la certificazione unica. Poi un'altra cosa che non sapevo, che ho scoperto adesso, la certificazione può essere ritirata, quindi ottenuta anche dai comuni e le altre pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto un contratto con l'INPS. Se volete riceverla a casa, basta chiamare dei numeri di telefono. Il numero di telefono dedicato, cioè quello apposta, è questo qua: 800 43 43 20. Ve lo ripeto: 800 43 43 20. Oppure ai due numeri di telefono classici che già conosciamo dell'INPS, che sono l'803 164 oppure lo 06 164 164. Chi si trova all'estero invece deve telefonare al numero di telefono che adesso vi dico, e bisogna dare anche i propri dati. Prendete nota di questo numero: 0039 06 164 164. Quindi praticamente sarebbe il numero fisso 06 164 164 preceduto da 0039. E poi, se voi utilizzate il sistema del telefono, dovete sapere che la certificazione unica viene poi spedita cartacea, cioè quindi ricevete poi una busta all'indirizzo di residenza che ovviamente è in possesso l'INPS, quindi dovete anche verificare che l'indirizzo di residenza che ha l'INPS all'interno della sua anagrafica sia corretto, giusto per non farvi arrivare il modulo da un'altra parte e poi voi state lì a aspettare qualcosa che invece non arriverà mai. Apro una piccola parentesi: io in realtà sapevo che tempo fa, poi non so se l'hanno tolto o c'è ancora o semplicemente non l'hanno detto in sto comunicato qua, io mi ricordo che tempo fa addirittura si poteva andare negli uffici della posta, quindi andavate in posta, anche lì si firmava un documento, un modulo, si compilava un modulo, quello che l'era, e poi la posta vi stampava la copia del CUD, diciamo, ecco. Non so, questa cosa qua io mi ricordo che c'era, adesso non ne ha più parlato nessuno. Eventualmente fatemi sapere qui sotto nei commenti se qualcuno di voi ha utilizzato questo sistema oppure cioè, è andato nel dimenticatoio, ecco. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione, sempre per quanto riguarda l'INPS. È disponibile online il nuovo estratto conto per il lavoro domestico. In pratica questo nuovo servizio consente ai datori di lavoro e ai lavoratori domestici di visualizzare l'estratto contributivo con informazioni più dettagliate rispetto a quelle che eravamo abituati a conoscere. E poi si può verificare anche la contribuzione accreditata, cioè i contributi che sono stati pagati e quindi sono stati, diciamo, versati per conto del lavoratore. Questo nuovo servizio, se vi interessa, è disponibile ovviamente sul sito internet dell'INPS in una sezione che si chiama Cassetto previdenziale datori di lavoro domestico, e ovviamente dovete accedere al sito internet con le vostre credenziali: SPID, CIE, CNS, CIC, CIUC, PIC, PIC, PINC, Pallino. Entrando in quella sezione, poi il sistema riconosce in automatico se uno è datore di lavoro o lavoratore, quindi voi entrate col vostro codice fiscale e poi in automatica il sistema vi smista nella vostra sezione di appartenenza.
Poi, cambiando argomento, c'era un altro discorso sulla certificazione delle pensioni, però siccome che siamo già arrivati quasi a 9 minuti di video, allora a questo punto credo che ne parlerò nel video di domani o dopodomani, quindi sarà poi il primo argomento del video dei prossimi giorni. Prima di concludere vi ricordo le due pillole di oggi. La prima è, ricordatevi, il giovedì sera alle 21:30 sul mio canale di YouTube per le nuove dirette live. Ci vediamo in diretta, facciamo 4 chiacchiere, parliamo del più e del meno. Se avete domande rispondo alle domande, se non avete domande potete benissimo venire in diretta per salutarmi o per salutare gli altri iscritti del mio canale. Quindi giovedì sera 21:30 mio canale di YouTube. Seconda pillola di oggi, ricordatevi che avete la possibilità di diventare super iscritti del mio canale di YouTube. Il super iscritto è una persona, è un iscritto del mio canale che oltre a vedere in anteprima tutti i video che escono pubblicamente sul mio canale, quindi loro li vedono prima di tutti gli altri, hanno la possibilità di chattare all'interno delle live in maniera più rapida. Infatti i loro commenti, i commenti dei super iscritti, sono messi in evidenza con un colore diverso e io li vedo prima ovviamente e quindi c'è più possibilità che io rispondo alle domande perché li vedo praticamente subito. Quindi è molto importante diventare super iscritti del mio canale di YouTube. Per farlo basta semplicemente, per diventare super iscritti, basta semplicemente che voi andate qui sotto nella info box, primo collegamento, cliccate lì e vi viene spiegato tutto quanto. Oppure, ancora più semplice, andate nella home page, quindi nella pagina principale del mio canale, c'è la mia fotografia, il mio nome, ecco sotto il mio nome c'è un collegamento. Voi cliccate su quel collegamento e lì vi si apre un mondo perché potete diventare super iscritti del mio canale YouTube. C'è la possibilità di mettersi in contatto telefonicamente con me se avete domande o dubbi, ecco lì viene spiegato come fare per parlarmi telefonicamente. C'è la possibilità di entrare nella super chat, perché ho attivato anche una super chat su Telegram e tante altre informazioni che man mano che aggiorno voi le potete vedere. Quindi io vi consiglio di andare nella home page, nella pagina principale del mio canale e cliccate sul primo collegamento in alto sotto il mio nome e vi si apre un mondo nuovo. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!